Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi procederemo all'unboxing del pacco numero 2, sempre relativo chiaramente alla USS Enterprise della Eagle Moss. Questa volta veramente l'attesa è stata molto breve, circa una decina di giorni, e questo sicuramente è una nota positiva rispetto al precedente pacco che ci ha fatto un po' sudare per arrivare qui integro. E procederò quindi con voi in anteprima a verificare il contenuto del pacco e a vedere cosa ci aspetterà per le prossime fasi di montaggio, che comunque come sempre vi prometto di postare a breve. Ok? Quindi andiamo a cominciare con l'unboxing. Attivare. Bene amici, eccoci qui pronti a cominciare. Come sempre però voglio ricordarvi di iscrivervi al canale per chi di voi non l'avesse ancora fatto. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è assolutamente gratuita e di attivare la campanella in maniera tale da venire avvisati ogni qualvolta verrà pubblicato un nuovo video. Vi ricordo altresì di iscrivervi al canale Extra Trek. Extra Trek è un sito web dedicato al mondo della fantascienza, in particolare a Star Trek, dove troverete tanti amici e sicuramente troverete anche notizie interessantissime e in anteprima riguardanti il mondo appunto di Star Trek e della fantascienza. Vi ricordo anche che in quel caso l'iscrizione al canale è assolutamente gratuita. È una piccola cosa che voi potete fare per noi che pubblichiamo qui su YouTube, che a voi non costa nulla, però consente a noi di avere una piccola gratifica per ringraziarci, diciamo, del lavoro che facciamo quotidianamente per portarvi video sul canale, che per quanto possa sembrare una sciocchezza vi assicuro comporta veramente molto lavoro. Ok? Bene, ringraziandovi anticipatamente per le iscrizioni, e adesso procederò all'unboxing. Allora, cosa possiamo dire? Innanzitutto la scatola, come sempre, subisce un lungo viaggio, quindi come potete vedere è un pochino lesionata, però non sembra che abbia, diciamo, danni strutturali particolari, quindi diciamo che il campo di integrità strutturale, per dirla a Star Trek, ha tenuto bene. Allora, vediamo adesso l'interno. Ecco qua. Oh. Dunque, qui come al solito c'è l'elenco delle cose che vengono mandate. Eccolo qua. Vediamo che c'è il kit 7, il kit 8, il kit 9 e il kit 10. Poi c'è il fascicolo che racchiude la descrizione delle fasi di montaggio dalla 7 alla 10. Vediamo cos'altro c'è. Una stampa dedicata al preordine, a chi ha eseguito il preordine, e dovrebbero esserci le famose spillette che non erano state inviate nel primo invio. Vediamo. Allora, questa scatolina sicuramente sono le spillette. Ecco qui ragazzi, guardate. Allora, la scatolina è veramente molto bella, vedete? Ecco qua, come vedete ha la riproduzione delle spillette, che una è l'Enterprise D in miniatura e quest'altro è il simbolo dei cantieri navali di Utopia Velanizia su Marte, dove è stata fabbricata l'Enterprise, diciamo vera, quella diciamo che ipoteticamente è stata realizzata dalla Federazione.
qui ovviamente c'è la descrizione USS Enterprise NCC 1701D e il marchio Hero Collector relativo appunto a questo brand della Eagle Moss, che è l'editore di questo modello. Allora andiamo qui ad aprire delicatamente la confezione, ecco qua, io lo sto prendendo insieme a voi come vedete, quindi anch'io, veramente veramente belle, eccola qua. Spero che si riesca a vedere in maniera ottimale. Purtroppo non ho ancora condizioni di luce ottimali nella stanza per riprendere, ma spero siano sufficienti per farvi gradire la forma, i colori e il tutto insomma di queste spillette. Vengono fornite in questo package con l'interno in velluto, quindi gli dà un socché anche di prezioso, ok? Ecco qua, questa è quella dei cantieri navali e questa è quella dell'Enterprise. Bene, a me piacciono molto, spero piacciono anche a voi. Chiaramente ricordo che queste sono dedicate a chi ha effettuato l'ordine con il pagamento per 12 mesi, vengono date in esclusiva solo a chi ha fatto il pagamento anticipato per 12 mesi. Allora, passiamo oltre, vediamo. Prendiamo innanzitutto il fascicolo, come vedete è il fascicolo numero 3. Togliamo adesso la scatola così stiamo più comodi. Come vedete c'è sempre la copertina dell'Enterprise. Allora lo stage 7 sarà dedicato al montaggio della parte posteriore del collo dell'Enterprise, ovvero quella zona che separa la sezione a disco dal resto della nave, quindi dalla sezione Star Drive, che qui in Italia è stato sempre chiamato ponte di battaglia. Comunque chi è fan della serie sicuramente sa di cosa parliamo. Come potete vedere qui ci sono le feritoie per inserire tutti i vari emettitori e banchi phaser eccetera, no? Questi dovrebbero essere banchi phaser. Qui c'è il motore a impulso e qui ci sono i due hangar navette secondari, in più ci sono chiaramente tutte le varie finestrelle. Bene, passiamo avanti. Allora qui possiamo vedere lo stage 8, che è relativo chiaramente ai pezzi del telaio della sezione a disco. Qui pezzi dello stage 9, ancora telaio della sezione a disco, in più abbiamo sempre questi pezzi in semitrasparenza che servono per diffondere la luce dei LED. Troviamo un cavetto con due LED assemblati. Qui anche nell'8 chiaramente avevamo altri pezzi che adesso poi andremo a vedere bene, ok? E poi c'è lo stage 10, questo qui in basso, dove vengono fornite ancora delle staffe relative allo scheletro, quindi al telaio, vengono fornite delle finestre, viene fornito un altro pezzo di questi qua, diciamo, che fanno da diffusori della luce. Quindi ripiloghiamo pezzi del telaio, finestre e diffusore della luce e un altro cavetto dotato di LED. Non sottovalutate il montaggio del telaio, sembra una cosa noiosa e chiaramente poco accattivante, perché non è proprio diciamo il pezzo ideale che ci piace montare, no? Perché comunque non fa parte dell'estetica che poi vedremo della nave. Però vi assicuro che è importantissimo farlo nel migliore dei modi, perché grazie a come è stato assemblato il telaio, i pannelli superiori dello scafo poi spianeranno più o meno bene. Quindi prestate molto cura mentre lo fate e non lo fate con distrazione. Poi ovviamente quando avremo tutti i pannelli relativi ad ogni sezione dello scafo, assemblandoli al telaio faremo le dovute correzioni, stringendo più o meno magari le viti per mettere in piano i vari pannelli tra loro. Però comunque voi prestate attenzione come se fosse un pezzo magari che vi piace perché fa parte dell'estetica. Usate la stessa accortezza e la stessa passione. Tanto la nave sarà dotata di questo, diciamo, scheletro in tutta la sua interezza,
quindi il telaio ci dovrà comunque occupare una buona parte delle fasi di montaggio, e quindi è bene farlo sempre con passione e con la dovuta calma, ovviamente, per non fare errori. Ok? Bene, possiamo dare un'altra occhiata qui al fascicolo. Ecco, come potete, fa vedere le varie parti poi di come verrà fatto l'assemblaggio, descrive le varie fasi in maniera più approfondita. Poi questo lo vedremo chiaramente nei vari tutorial. Ecco qua, io qui adesso chiaramente ve li mostro velocemente. E poi c'è una descrizione chiaramente della serie, quindi di The Next Generation. C'è un bel articolino che andrà letto. Qui parla anche un po' del cast, quindi si comincia con il capitano Picard, ovviamente, con Patrick Stewart. E qui parla di Incontro a Farpoint, che in pratica è la prima puntata della serie, con tutta una serie di curiosità, eccetera. Qui vediamo che ci sono altre cose. Qui c'è un riferimento al badge, forse come era stato concepito inizialmente. Chiaramente qui poi vi invito tutti a leggerlo. È una buona occasione anche per imparare meglio l'inglese, ragazzi. Qui c'è un personaggio che io amo molto, che sicuramente è nei cuori di molti appassionati della serie. Parlo di John Delancey, ovvero Q, l'onnipotente Q. Tra l'altro è di poche ore fa la notizia che John Delancey apparirà anche nella stagione 2 di Star Trek Picard, quindi avremo modo di assaporare di nuovo le gesta di questo bel personaggio e di divertirci insieme a lui con tutti i dispetti che lui fa nei confronti del capitano Picard. Molti hanno già sollevato dubbi su come verrà affrontato il discorso dell'invecchiamento di John rispetto chiaramente a quando recitava in The Next Generation, ma sicuramente sarà risolvibile molto facilmente la cosa, anche perché Q era in grado di apparire nelle forme e nelle sembianze che più voleva, e quindi sicuramente ci sarà un riferimento al fatto che Picard, come sei vecchio, allora anche io mi sono presentato a te per farti notare di più come il vostro corpo umano sia così delicato e fragile e invecchia così facilmente, eccetera eccetera. Sicuramente studieranno un qualcosa del genere. Comunque, ecco, questa foto che credo sia presa proprio dalle nuove apparizioni in Star Trek Picard, mi sembra che il viso tutto sommato sia ancora abbastanza giovanile, quindi non c'è poi alla fine molto lavoro da fare, ok? Anche perché sicuramente, adesso non ricordo esattamente, ma sicuramente più giovane rispetto a Patrick Stewart. Ok, qui c'è ancora qualche altra cosa, come vedete, dedicato questa volta alle relazioni sentimentali. Queste tutte cose relative, ecco, questo è il codice d'onore, tutte cose relative alle varie puntate che abbiamo visto durante la serie. Qui vediamo l'incontro con i Ferenghi, altra razza particolarmente simpatica, specialmente da quando poi in Deep Space Nine hanno introdotto la figura di Quark. Ecco qua, qui vediamo il making di come avevano studiato inizialmente i Ferenghi, vedete, molto diversi in alcune cose. Diciamo che alla fine la scelta finale è stata veramente la più azzeccata. E qui c'è anche un po' il making del Mordor Ferenghi, quindi dell'astronave dei Ferenghi, che è una delle astronavi non federali che a me piacciono di più, tra l'altro. Ok ragazzi, bene, allora prima di finire vi mostro l'ultimo regalo che è arrivato con il pacco numero 2, e sto parlando della prima stampa che viene fornita insieme alla collezione. Eccola qua, stampa che ritrae lateralmente l'Enterprise D con una breve descrizione delle varie zone, ok? Vedete? Indica il ponte principale, eccetera eccetera. Sinceramente non è che mi faccia impazzire. Perché? Perché comunque
poteva essere usata magari una foto anche più bella, no? Che forse avrebbe avuto maggior richiamo. I colori tutto sommato sono abbastanza track, nel senso che la cornice qui grigia dà un po' l'aria diciamo di qualcosa che appartenga alla nave. È realizzata con un semplice cartoncino, quindi è molto delicata la cosa. Io vi consiglio, per chi vorrà esporlo chiaramente, di dotarlo di una cornice dotata di vetro davanti o plexiglass. Proviamo adesso ad aprirla, vediamo un po', perché mi sembra di vedere qualche altra cosa sotto. Allora, datemi un attimo che opero con il taglierino in maniera tale da fare un taglio un pochino più decente per potercele poi rimettere dentro, perché mi sembra che ci sia più di una figura. Vediamo, Ah no, ecco, questo è tutto rimovibile. Oh, ho capito, allora cosa avevano studiato. Allora, alla fine la stampa vera e propria è solo questa, quindi senza quella cornice con cui è stata spedita. Vedete? Ecco qua. Beh, diciamo questo offre il vantaggio, volendo, che si può esporre senza quella cornice intorno, quindi può essere incorniciata sicuramente meglio senza quella. Ok? Il materiale qui adesso è sempre cartoncino, però è un cartoncino bianco molto più di qualità rispetto a questo qui del fondo. Ok? Però insomma, voglio dire, è sempre una cosetta che tutto sommato non è che poi abbia tutto questo valore. Io avrei preferito molto più delle foto diciamo del modello visto nel telefilm, però comunque sia, speriamo magari che ce ne siano altre un pochino più interessanti, ok? Non che questa sia brutta, per carità, però comunque insomma diciamo che non mi entusiasma molto, ma questa chiaramente è la mia idea, poi ognuno di voi avrà il proprio pensiero. Bene ragazzi, allora per questo unboxing di oggi è tutto. Io vi do appuntamento a breve per i tutorial di queste fasi di montaggio. Bene, grazie a tutti e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao ciao!